Ciao, l'ultima volta abbiamo visto come usare la resistenza e applicarla ad un LED per evitare di bruciarlo, ma anche per gestirne la luminosità. Oggi faremo un passo avanti, controlleremo la luminosità del LED, ma non più via hardware, ma via software. Per farlo utilizzeremo un microcontrollore. Nel mio caso utilizzerò una scheda tipo Arduino Uno che monta un microcontrollore Atmega 328P. Il circuito è simile a quello dell'altra volta. L'unica differenza sta nel fatto che invece di ricevere una corrente continua di 5V useremo un segnale PWM, quindi un impulso modulato. Tecnicamente si tratta sempre di corrente continua, ma tramite appunto la modulazione di larghezza di impulso potremo simulare una sorta di variazione di corrente. Di fatto quello che fa non è di variare la corrente, che è sempre a 5V, ma funziona come un interruttore che si accende e si spegne rapidissimo tante volte in un secondo. Questo significa che il LED si accenderà e spegnerà tantissime volte di seguito, ma il nostro occhio lo percepirà come se fosse più o meno luminoso a seconda del segnale che moduleremo. È come se il nostro occhio fondesse l'immagine del LED spento con quello illuminato e creasse una media dell'illuminazione complessiva in un determinato arco di tempo. Dopo questa parentesi teorica passiamo al codice. Come vedete all'editor di Arduino è molto semplice. Alla riga 1 definiamo la costante LED pin col valore 9. Questo corrisponde al pin a cui abbiamo collegato il LED. Tra la riga 3 e 5 abbiamo la funzione void setup in cui inizializziamo il nostro microcontrollore. In questo caso assegniamo al pin 9 tramite la funzione pinMod la modalità di output, quindi dovrà inviare impulsi. Infatti questi pin possono anche leggere segnali in entrata, ma non è questo il caso. Il resto delle righe consiste nella funzione void loop, cioè una funzione di Arduino che viene ripetuta ciclicamente fin tanto che è acceso. Tramite la funzione analogWrite diamo al pin un valore di 64. Teniamo presente che il valore massimo è 255. Se 64 è un quarto di 255, allora simuleremo una tensione che sia un quarto di 5V, quindi all'incirca 1,25V. In termini semplici il LED sarà un quarto luminoso rispetto a come sarebbe normalmente. Successivamente abbiamo una funzione delay impostata a 1000. Questa funzione ragiona per millisecondi, quindi avremo un ritardo di un secondo prima dell'istruzione successiva. Le istruzioni successive sono molto simili alle due appena viste. Cambia solo il valore del segnale inviato per farvi vedere a video come effettivamente al cambiare di questi valori cambia anche la luminosità. 127 è luminoso alla metà, 255 è luminoso al massimo e 0 per spegnerlo. Tramite questo pulsante possiamo verificare che il codice non abbia errori. Non ne ha. Quindi possiamo caricarlo sulla scheda Arduino collegata tramite USB al nostro computer premendo il pulsante immediatamente accanto a quello di verifica. Ecco una dimostrazione pratica. Osservate come cambia la luminosità ogni secondo. Non la trovate affascinante? Spero che abbiate trovato utile questo video per i vostri progetti di elettronica. Se il video vi è piaciuto vi invito sempre a lasciare un like o un commento. Continueremo con questa rubrica ogni domenica, ma se date un'occhiata al canale potete trovare anche altri tipi di video sempre legati al mondo dell'informatica. Infine potete trovare in descrizione dei link AliExpress con i componenti utilizzati in questo video. Sappiate che se acquistate da quel link potrete sostenere il canale in quanto riceverete una piccola commissione dall'acquisto. Vi ringrazio per aver seguito fino a qui, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.